Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie generali per l'Aquario per la seconda parte di giugno 2022. Wow, abbiamo la carta dell'imperatrice. È uscita anche al segno del Capricorno. Amici dell'Aquario, si parla di un periodo in espansione. Per qualcuno si tratta di creare qualche cosa, magari si parla di un nuovo progetto o perché no, magari per qualcuno si tratta di concepire un figlio. Comunque la carta dell'imperatrice è una carta di forte abbondanza. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a quello che è una madre o alla ricettività e all'apertura del cuore. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi qui sotto, aprendo la tendina, trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio dei 3 oroscopi, quindi solare, lunare e ascendente, e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 4 di coppe e il Papa. 4 di coppe mi parla di un'energia un po' triste, di una persona che comunque è rivolta a guardare semplicemente quello che ha davanti e non si rende conto che in realtà ci sarebbe un'altra possibilità proprio lì a disposizione. Quindi per certi versi è una carta che mi parla un po' di cecità, del non rendersi conto di certe cose, di certe opportunità se vogliamo, no? Abbiamo poi anche la carta del Papa e qui in questo caso può parlare o di una sorta di elevazione spirituale, quindi di una presa di consapevolezza, di una presa di coscienza magari per qualcuno, potrebbe parlarmi di un'ufficializzazione che potrebbe essere un matrimonio magari o più semplicemente la firma di un contratto, perché il Papa parla proprio di questo, di ufficializzare un rapporto, di firmare un contratto. È una carta che mi dice che c'è una sorta di riconoscimento da parte della società. Per qualcuno potrebbe rappresentare il fatto che magari qualcuno di voi che sta ascoltando è un personaggio di tipo pubblico, quindi potrebbe anche fare riferimento a quello, perché comunque il Papa è un mediatore, è colui che guida le masse, no, per capirci. Abbiamo poi anche un 6 di coppe e il re di pentacoli al contrario. Allora, qui 6 di coppe potrebbe fare riferimento a un sogno, a qualche cosa che comunque ha a che vedere con il passato. Per certi versi potrebbe parlare anche di figli o di fratelli, di cugini, insomma di legami di vecchia data mi verrebbe da dire. Abbiamo anche un re di denari al contrario. Allora, il re di denari al contrario potrebbe parlare, vediamo poi tutto meglio con i mini tarocchi, comunque potrebbe parlare di una sorta di perdita di potere personale da parte vostra. Se, diciamo così, il chirofante, il papa parla di quello che è il potere spirituale, l'energia del re di denari è un'energia più concreta, più materiale, quindi c'è una sorta di uhm, guardate, per certi versi potrebbe anche essere, avidità, È come un perché normalmente il re di denari ha un'energia di una persona molto generosa e invece essendo al contrario sento che è un po' il contrario. È un po', la non generosità, probabilmente anche si tratta di oculatezza per qualcuno, non solo nel dispensare quelle che sono, le risorse a livello materiale, ma anche proprio le risorse a livello di tempo, a livello di energie magari in questa situazione, in questa relazione. O potrebbe anche rappresentare questo re di pentacoli una persona che in questo momento è lontano da voi, ognuno poi lo applica alla propria realtà. Abbiamo poi un 5 di pentacoli, abbiamo un asso di bastoni e terminiamo con la carta degli amanti. Quindi
So che questa è una stesa generale, però magari a diverse persone risuona come una stesa romantica, anche perché ho un 6 di coppe e la carta degli amanti, quindi per molti potrebbe risuonare così. Il 5 di denari mi fa pensare a una perdita di denaro e qui vedo la perdita di potere del re di denari. Ripeto, potrebbe anche essere una perdita di fiducia, potrebbe anche essere una perdita di tempo, ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Abbiamo un asso di bastoni, quindi c'è quello che è un nuovo inizio, un nuovo tipo di incontro, c'è quello che è un'azione di tipo fecondo e in effetti poi terminiamo la stesa con la carta degli amanti, che è una carta che parla di una relazione in equilibrio, che sia una relazione di tipo lavorativo o di tipo romantico, parla comunque di una relazione in armonia, di una relazione appagante, okay? Quindi e difatti l'energia principale è quella dell'imperatrice, è una carta che parla di abbondanza, di apertura del cuore. Ma in effetti sì, cioè ho tutte le carte che mi parlano di quello che potrebbe essere un'elevazione spirituale, forse ecco l'unica nota dolente è un attimino lo stare oculati con le spese. Fate attenzione perché sì, forse questa non è neanche tanto avidità, è proprio il dover star stretti, perché comunque avete poi anche un 5 di denari. Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un fante di spade al contrario, un re di coppe, la regina di denari e la torre. Io credo che qui qualcuno abbia perso un'occasione. Può essere perché guardate abbiamo il fante potrebbe rappresentare un figlio e poi qui abbiamo 2 figure che potrebbero rappresentare, insomma la metà della stessa mela, no, 2 metà della stessa mela e abbiamo anche una torre. Quindi potrebbe essere che qui qualcuno abbia perso come un'occasione con qualcuno. Voglio andare a vedere il chirofante. Okay. Asso di coppe e 9 di spade al contrario. Voglio andare a vedere 6 di coppe, 6 di spade e il papa al contrario. Allora questo papa, avendo comunque l'asso di coppe, allora continuano a parlarmi di battesimo, okay, quindi per qualcuno magari risuona. Continuo a sentire questa parola, quindi io ve la dico. Però io sento che qui c'è qualche cosa di profondo che sta succedendo dentro di voi. Si tratta di veramente lasciare indietro determinati tipi di pensieri, determinati tipi di rotture che potrebbero essere quelle rappresentate qui da questa torre. C'è una sorta di, come vi dicevo all'inizio, di elevazione spirituale, di presa di consapevolezza, di apertura del cuore. Sento che qualcuno qui perdona, perdonerà. E di qua, avendo comunque questo 6 di coppe con il 6 di spade e la carta del papa al contrario, di nuovo qui c'è qualcuno che si deve allontanare dall'idea di mi verrebbe da dire di questo contratto. Perché qui lo vedo, qui è come se fosse un nuovo inizio, no, giustamente può essere la firma del contratto di cui parlavamo prima, c'è questo nuovo inizio rappresentato dall'asso di coppe, potrebbe rappresentare anche una nascita, vi ricordo che qui avevate l'imperatrice che comunque rappresenta una gravidanza. Quindi, c'è comunque il bisogno di staccarsi da qualche cosa dell'infanzia. Credo che ci sia un allora, il 4 di coppe molte volte parla di quello che è un rifiuto. Avendo comunque il 6 di spade e la carta del papa al contrario, io credo che qui qualcuno abbia bisogno di curare una ferita del bambino interiore per quello che riguarda il rifiuto.
Perché comunque qui c'è la necessità di lasciarsi andare, di lasciar, da parte quelle che sono le convinzioni limitanti su quello che è il non essere riconosciuti, okay? Perché comunque il Papa adesso ce l'avete, nonostante voi non lo crediate, però arriva. Andiamo a vedere questo re di pentacoli al contrario. Re di bastoni, abbiamo il 9 di coppe, il carro e l'8 di bastoni. Di nuovo la figura è al contrario. Allora qui guardate, c'è un re di pentacoli, un re di bastoni e la carta del carro. Per qualcuno si tratta di scegliere tra 2 direzioni, tra 2 persone, tra 2 situazioni, perché appunto la carta del carro. Potremmo anche rivederle qui con queste 2 figure. Però abbiamo comunque un 9 di coppe. Io sento che è quello che si sta puntando, il sogno compiuto. Cioè si sta cercando comunque di andare verso quello che per voi rappresenta il sogno, okay? E, si tratta qui di comunicare fondamentalmente il tipo di direzione che voi scusate, il tipo di direzione che voi volete dare a questa relazione, a questa situazione. Andiamo a vedere il 5. Okay, guardate, ruota della fortuna e il 2 di bastoni. Quindi qui, ehm, anche se c'è una perdita, normalmente quando arriva la torre arriva per fare pulizia e anche le perdite alla fine non sono, poi così male, nel senso che, vi faccio un esempio tonto: ho perso una giacca, il lato positivo è che devo fare shopping per comprarmi un'altra giacca. Quindi non tutto quello che si perde viene per nuocere, diciamo così. E in effetti qui ho la ruota della fortuna. Io credo che qui ci sarà proprio un cambio dal punto di vista delle aspettative degli altri. E anche rispetto a come voi state guardando il futuro o guarderete il futuro, okay, perché questo 2 di bastoni mi parla proprio di quello. Andiamo a vedere l'asso di bastoni per piacere, grazie. Okay, la carta del giudizio, l'8 di pentacoli al contrario e il 5 di coppe. Allora, l'asso di bastoni, come vi dicevo, parla comunque di quello che è un movimento, un incontro. Anche se ve la devo dire tutta, io sento che, probabilmente questa chiamata, telefonata, questa notizia che voi state aspettando ancora non arriva. Dovete un attimino pazientare, mi verrebbe da dire. È come se questo incontro sì, avvenisse, ma non fosse poi una cosa che continua nel quotidiano, una cosa di questo genere. Voglio andare a vedere gli amanti per piacere, grazie. Vediamo come finiamo la stesa. Abbiamo un re di spade e la carta della forza, quindi il re di spade potrebbe proprio essere la controparte rappresentata dagli amanti, quindi la persona che potenzialmente potrebbe entrare nella vostra vita, la nuova collaborazione, quello che potrebbe essere una persona che semplicemente magari vi aiuta a fare chiarezza mentale. O in realtà potrebbe rappresentare appunto la vostra determinazione. Vi ricordo che comunque la carta degli amanti parla anche di fare una scelta per amor proprio. E quando ci sono le figure di spade, re e regina di spade, normalmente sono persone che non si fanno molti scrupoli a tagliare quello che non serve più. E qui è proprio quello, si trova il coraggio di tagliare, di fare la scelta, di andare avanti, di andare verso la prosperità. Perché comunque la ruota della fortuna qui ce l'avete, quindi qualche cosa cambia. O sì. Non ci sono molte alternative, devo dire. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro vi posso dire. Andiamo a vedere conscio e inconscio. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con like, commenti, condivisioni, quindi grazie a tutti. Senso di colpa e successo. Guardavo no, guardavo se erano già uscite.
Allora, qualcuno qui si sta facendo un po' sopraffare dal senso di colpa. Ecco sì, lo potrei vedere qui con questo 9 di spade, perché il 9 di spade parla delle preoccupazioni, parla dei pensieri, parla delle ansie, okay? Quindi probabilmente c'è qualcuno qui che si sta facendo un po' troppi sensi di colpa, magari proprio inerenti al passato. Il successo è un 6 di bastoni, è la carta del leader. Vi ricordo che qui avete la ruota della fortuna e quindi si va verso quello che è l'armonia, l'appagamento di cui ci parla la carta degli amanti, okay, si va verso il successo, quindi siete diretti verso l'abbondanza, verso l'espansione di cui ci parla l'imperatrice, quindi molto bene. Okay, allora andiamo a vedere ancora un ultimo messaggio da parte degli oracoli dei guerrieri di luce. Gaia. E guardate, Gaia è un altro nome di madre terra e avete l'imperatrice che è collegata con la madre terra. Questa carta vi consiglia di connettervi con l'impulso di madre terra e dice, vi guiderà attraverso questo periodo di cambiamento. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!